Ok, eccoci qui per Momi. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Iniziamo il viaggio. 5, 4, 3, 2, 1. Chi lo vede? Allora, io lo vedo. È piccolino, è come se fosse, sai, quegli omini stilizzati che sono tipo senza lineamenti, no? Che ci sono nei fumetti o nei cartoni animati stilizzati, no? E mi dice che lui non si sono, si sono sbagliati o si è sbagliato a scegliere questo posto dove nascere, voleva nascere dall'altra parte. Dov'è l'altra parte? È di fianco c'è un muro ed è dall'altra parte del muro. Ah. Momi, noi possiamo dire il tuo paese d'origine? Sì, non è un problema. Ok. Monica. A proposito di dall'altra parte, io vedo Momi che è attraverso le sbarre di un cancello. Ha l'arco e la freccia in mano e tutti intorno ci sono vari familiari. Lui vuole fare centro come il tiro a segno, ma il tiro a segno appunto è al di là del cancello. Quindi ovviamente fare centro diventa estremamente difficile. Perché la freccia può prendere il cancello. Chiedo a Elena se ti dà l'autorizzazione. Sì, vuole sapere perché ha scelto qua invece che di là, perché voleva andare di là. Ma ti dà l'autorizzazione? Sì, mi chiede di... Sì, sì, mi dà l'autorizzazione, appunto chiedendo aiuto in questo senso. Monica? Sì, perché lui vuole fare centro al di là appunto del cancello e al di là quindi dei familiari che gli creano difficoltà a tirare con l'arco. Come lo vedi, Monica? Un po' imprigionato, un po' in mezzo a delle ragnatele, ecco, quindi che non riesce a muoversi bene. E Elena, come lo vedi? Sì, molto simile, come se fosse dentro, che è come se fosse all'interno, c'è lui, Momi, che vorrebbe fare delle cose, muoversi in certe direzioni, no? Quindi molto in movimento, ma in realtà il guscio esterno che ha lo immobilizza, lo congela, lo immobilizza. Va bene. Elena, prima Elena, poi Monica. Vibrazione. 8 miliardi, Sei, Consapevolezza. 112, 120, Anima. 38, quale? Vite. 1827. Un po' di più me ne è venuto. Me ne è venuto 2051. Beh, siamo lì, eh. Cervello. Eh, allora, ora è 8.8, ma un anno fa lui era intorno ai 9.5, 9.6. 9, Monica. 9. Suscettibilità ipnotica. Capacità di Momi di andare in ipnosi. Se voi siete al 100% ed è sufficiente il 40%, lui a quanto è? Da solo, intendo. 63. A me è Monica. venuto 30. Ok.
È possibile che ci siano comunque diverse letture, perché c'è nella vita di Momi un evento, praticamente quasi 12 mesi fa. Momi al lavoro è da solo, sta male, perde il controllo, non capisce più niente, è in stato confusionale, apre le macchine, entra nelle macchine, non sa perché, dice, parla e non si sa cosa dice e cosa dica. Lo ricoverano per una settimana. Causa esoterica, Monica. Allora, mi è venuto subito il suo progetto che è Crisi Nera. Mi fa vedere un momento di profonda difficoltà, disperazione e anche proprio buio, molto legato, Nera mi dice, rispetto alle sue origini. Come se si creasse due forze opposte, una che la tira da un lato e l'altra che la tira dall'altro lato. Per cui vedo da un lato tutta la parte, diciamo così, delle sue origini. E per le sue origini intendo sia i suoi stretti familiari, sia quelli più lontani nel paese di appartenenza. L'altra parte invece che lo tira è la parte, diciamo così, un po' più, tra virgolette, occidentale. E lui, come tirato da queste due forze, risulta proprio come squarciato. Elena. Sì, c'è stato come se ci fosse stato a livello eterico allora lui stava lavorando e a livello eterico vedo che è come se è scesa tipo una lastra di metallo, ok? Che gli è stata messa davanti, ok? È come se lui avesse camminato attraverso questa lastra mentre lavorava e passata la lastra era come se fosse entrato in un videogioco dove veniva comandato a distanza. Ok, quindi come se con quella lastra lì gli fosse stato isolato tutta la sua capacità neuronale di agire e il controllo fosse stato preso dall'esterno. Era ovviamente in un momento dove le sue vibrazioni erano bassissime, come diceva Monica, proprio un momento dove non sapeva da che parte andare, no? Quindi vedo questa confusione interna dove lui sarebbe voluto scappare, ok? Ma da solo non se la sentiva, ecco, no? Quindi a stare da solo lontano non se la sentiva e lì ha tutte le persone che conosce e la sua famiglia. Scusate. Ok, e quindi in eterico è proprio come se in quel momento di bassa vibrazione gli fosse stata agita questa cosa qua e durante mi viene da dire che è come se fosse un abduction ma non dove lui è stato portato via lontano, no? Ma è come se le avessero fatto un abduction lì sul posto e quindi ha agito delle cose e mentre facevano agire queste cose qua hanno preso informazioni come se l'avessero in un certo momento dimezzato a livello energetico, no? E dopo uscito da questo periodo lui si è trovato a non essere più se stesso, sia per quello che gli è stato fatto, ma anche per i farmaci che gli hanno dato. Monica. Diciamo che vedo anche l'intervento di una entità del secondo universo che mi si presenta come un uomo molto anziano, tipo con la gobba, tutto vestito di bianco, che vedo proprio che quasi con i movimenti degli occhi lo direziona, quindi stabilisce lui i movimenti che Momi deve fare, specialmente in quel frangente lì.
Quindi vedo che sposta gli occhi da una parte e allora Momi incomincia ad uscire, no, dal suo luogo di lavoro e recarsi verso una macchina. Poi sposta gli occhi da una parte, dall'altra parte questa entità e Momi cambia macchina ed è proprio effettivamente come pilotato dallo sguardo di questa entità del secondo universo. Vediamole le entità eteriche. Una è questa, mm? Sì. L'anziano del secondo universo. Come si chiama? Qualcosa che ha un cr, moach, qualcosa così. Moach. E poi vedo un leone, una formica, un anfibio tipo tartaruga, sembra un po' una tartaruga, e ci sono anche secondo me dei siriani. Elena. Sì, il tipo del secondo universo lo vedo proprio, anch'io vedo proprio questo anziano e dietro c'è tipo una struttura religiosa, ok, fatta tipo, sembra quasi in legno a triangolo in mezzo al deserto, quindi è molto secondo me collegata a quello a cui è legata la sua famiglia d'origine in Marocco. Tutta quella parte religiosa. Ok. Monica, mentali. Allora, me ne viene una in cui lui è legato ad intermittenza e dell'entità mentale suicidio, ok? Non in maniera costante però, e non in maniera così estremamente forte, però c'è. L'altra è incolumità e poi c'è rigore. Allora, suicidio ovviamente non è un valore costante. L'ho visto arrivare a 5-6, però per esempio adesso è 2, quasi inesistente. Per quanto riguarda invece incolumità, mi spiace, ma quella è alta ed è 6. E si riferisce al fatto che lui, attraverso questa entità mentale, viene proprio invitato a vivere delle situazioni che lo mettono proprio a rischio per quanto riguarda la sua incolumità fisica. E quindi io vedo anche appunto l'utilizzo dell'alcol e poi forse anche un po' c'è della velocità nell'auto, come se avessi bisogno anche di provare, no? Emozioni forti di un certo tipo. E per L'alcol, quanto l'hai riguarda detto? Ah, l'alcol, l'alcol, pensavo l'alcol per pulire. Scusa. no, da bere. Ok, so perché. Ok, dicevi, scusami. Io lo vedo anche appunto un po' portato per le dipendenze. Mm. È anche per questo che ha creato, cioè visto che sappiamo che in ultima analisi i creatori siamo noi, no? Lui ha creato un episodio da cui si è portato dietro degli psicofarmaci, perché c'è un po' di componente proprio di dipendenza che va proprio a mettere, a minacciare, no? Quella che è la sua integrità, la sua salute psicofisica. Tende a farsi tutto questo lui. E quindi Rigore. questa è 6. Rigore deriva proprio da tutta quella che può essere la sua educazione, famiglia di origine, influenza della sua terra madre originaria, ok? Che pretenderebbe un certo tipo di severità, di rigidità, di attenersi a determinate regole. Però siccome lui si sottrae da tutto questo, lo vive come un assillo. Ok? Non è per lui naturale, lui non vorrebbe aderire a queste regole, però è martellato dalla richiesta di aderire a una serie di comportamenti e di scelte. Elena. Sì, allora, la prima, suicidio, è proprio è come se in certi momenti fosse un posto dove ripararsi, ok? Quindi scendere di umore e voler sparire da tutto, ok? Quando arriva a un certo punto che non sa più
come gestirsi, no? Come gestire questa sua volontà di andare lontano, ma e poi in un certo, cioè, poi dall'altra parte è tirato, no? Verso le tradizioni familiari. E quindi questa entità mentale è proprio legata a quei momenti dove vorrebbe sparire per non dover non ce la fa più, quando non ce la fa più a stare in questa situazione vorrebbe sparire. Quella aspetta, una è incolumità, l'altra è Monica l'ha Incolumità chiamata e rigore. rigore, ok. Vedo proprio che è come se lui fosse diviso in due, cioè quindi viene tagliato in due, quindi lui vuole fare tutto diversamente, ma essendo trascinato è come se gli venissero tolti dei pezzi, no? E quindi anche appunto la sua energia diminuisce perché questo assillo da parte della sua famiglia fa sì che, dei pezzi di sua energia vengano a meno. Monica, sì, Monica, che livello era il rigore? Sai che secondo me è 7. Secondo te, Elena? Sì, era sì, 6-7, sì. Elena, impianti. C'è questa specie di ruota che gira all'interno della testa, è come se fosse un fatto di tanti cerchietti dove ci sono dentro, come se ci fossero delle pillole, delle micropillole che sono dei pensieri, ok, che gli vengono messi a seconda del momento, no? Quindi proprio per rendergli questo pensiero, no, ricorrente, ok? E secondo me questo è anche legato al fatto che lui non riesca a dormire, no? È come se avesse sempre dei pensieri assillanti. E c'è proprio questo impianto che è una ruota con tutte come delle pilloline di pensieri, ecco. E poi gli è stato messo appunto un anno fa durante quell'episodio, c'è come una barra di metallo lungo tutta la colonna, ok? Ed è quella che serve diciamo all'entità per controllare i movimenti di Momi. E poi vedo 2 dischetti sui calcagni esterni delle 2 caviglie, sempre utilizzati per calibrare la posizione e il movimento. Monica, qualcosa di diverso? Sì, la bocca per far sì che lui possa parlare il meno possibile in tutti i sensi, ok? Sia esprimere i propri desideri, le proprie volontà, sia anche, diciamo così, la possibilità, ecco, di parlare un linguaggio diverso da quello che vorrebbero fargli parlare. E poi il polso destro per andare a bloccare la masturbazione. Ok. Ritorniamo all'evento di un anno fa circa. L'ha più o meno già visto Monica. Elena, come lo vedi? Sì, ho proprio visto come se ci fosse una lamiera, sai, ti dicevo prima, come se arrivasse appunto questa entità, o come se abbassasse una lamiera, ok? Mentre lui lavora e senza che lui se ne accorga ci passa attraverso, e quando passa attraverso è come se gli venisse tolta tutta la parte di controllo neuronale, ok? E venisse sostituita da un controllo esterno di questa entità che abbiamo visto del secondo universo. Mm-hmm. E quindi questo è come se venisse dissociato, quindi come se fosse dipendente da questa entità esterna, e
quindi non riusciva più a controllarsi, faceva delle cose che non c'entravano niente con quello che lui in realtà voleva fare. Ed è stato proprio un momento dove lui era molto down, le vibrazioni molto basse, un momento dove non sapeva più in che direzione andare, ecco. Quale doveva essere, se Momi non avesse fatto questa sessione oggi, non facesse questa sessione oggi, Monica, lo step 2 del progetto Crisi Nera? Cioè, adesso gli stanno riducendo, e ne ha solo uno, le medicine, e poi? Una ricaduta, un altro episodio di questo genere e un successivo nuovo TSO. Questi erano i progetti di Crisi Nera. Sì. Quindi perché Momi mi ha contattato in poche mosse, ha fatto tutto? Perché l'ha capito che stava arrivando. Allora, da un lato lui sembrava aver mollato, ok, insomma, no? Con il nostro canale e tutto quanto, però invece c'è la PS che gli ha fatto, diciamo così, suonare un campanello d'allarme e farsi accorgere che stava per sopraggiungere, no? Un'altra crisi di questo genere e che l'unico modo per evitarla era proprio una sessione, vedere con chiarezza e pulire tutto. Come si chiama la PS di Momi? Ambra, Elena? Amuleto. Monica, la PE? noce. Elena? Riccio, gli aculi del riccio. Elena, tu vedi Crisi Nera nel progetto? Di quello che c'è ora, che c'era ora, finora. Sì, assolutamente, sì, lo chiamerei allo stesso modo perché è proprio questo stato in cui Momi si trova dissociato per le sue origini, proprio come mi diceva all'inizio, no? Io non volevo nascere qua, io volevo nascere di là, no? Quindi si trova dissociato proprio perché comunque è tirato in una certa direzione, ma vorrebbe andare tutto in un'altra direzione. Quindi sono d'accordo col nome, assolutamente sì. Ok, esiste un'entità mentale collettiva, religione, a cui Momi è collesso? Allora, in eterico è come se vedessi che non è proprio connesso, ma è come se a un certo punto ci sia dietro di lui, no, questa enorme entità mentale che ha come un piccolo filo collegato ai suoi piedi, ai talloni dei suoi piedi, ok, che lo frenano, in una certa parte, no? Quindi lui spinge tutto avanti, ma è rallentatissimo per questo collegamento con questa entità mentale collettiva, di cui a lui non interessa niente, ma viene in parte ancora trascinato, si fa ancora in parte trascinare dalla famiglia, perché vuole bene alla famiglia e quindi fa fatica a staccarsi, ecco. Monica. Io in particolar modo vedo una sorella che è come se volesse agganciarlo a questa entità che chiamerei Allah, forse. Mi viene uno degli attributi di questa entità collettiva religiosa, potrebbe essere Allah, e vedo che prova a creare ogni volta con un moschettone, no? A agganciare Momi a questa entità mentale collettiva. Momi, tuo papà è vivo? Sì. Giusto, Momi? È vivo tuo papà? Papà, sì. Mamma anche. Mamma è là però. È qua, è qua. È in Italia mamma. Ok. Chiamiamo i genitori nel cinema, questa sorella e tutti quelli che vogliono venire. Anche l'amico italiano.
Sì, 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 vai Elena. vedo anche quel parente che ho visto prima del Marocco che arriva, eh, vuole l'imam. sì, vuole Mm? tenere vedere, tenere tutto sotto controllo. Diciamo il suo tentativo è quello. Monica? Non so, non li vedo esattamente all'interno del cinema, è come se stessero sopra al cinema, perché non c'è una reale condivisione, diciamo così, no, di questi contenuti qui. Quindi, come dice Elena, c'è la volontà, no, di mantenere un controllo, ma non di poter partecipare pienamente, ecco. Va bene. C'è la ragazza che gli piaceva, ma era troppo timido per farsi avanti. Sì, se la chiamiamo viene. Viene? Mhm. È l'unica nel cinema, alla fine. O c'è anche l'amico italiano? L'amico italiano c'è. Boh, non so se vedo altri due ragazzi, non so se sono suoi colleghi o amici. Maschi. Sì. Vedo anche tipo un capocantiere, non so. Ok. Interessati, quindi. Mhm. Sono interessati al benessere, alla serenità di Momi, mi dicono. Causa esoterica Monica del sonno disturbato. Allora, l'impianto mentale che prima Elena ha descritto, e poi è come se l'entità mentale rigore, che è quello che vorrebbe fargli obbedire, no? A delle regole, a dei dettami, no? Precisi, volesse farla rimanere sveglio affinché lui rifletta su quelle che sono le condotte giuste da portare avanti, le scelte giuste da portare avanti. Vorrebbe fargli credere che è in errore, quindi stai sveglio, quasi po' in maniera punitiva, a renderti conto dei tuoi errori. Elena. Sì, 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 è proprio questa entità mentale, sì, esattamente, perché è quell'entità mentale di livello 7, no? Che non mi ricordo il nome, che proprio lo tiene Rigore. dissociato. Mhm. Sì, Ricordati il esatto, no? calcio. Che lo tiene proprio, no, dissociato e quindi che gli fa avere questi pensieri ossessivi, no? E quindi non riesce a mollare, non riesce a riposare. Causa esoterica Elena dell'incontinenza, notte e giorno, saltuaria, sempre appunto dall'evento di 12 mesi fa. Sì, è proprio questa dissociazione che gli è stata fatta di tutta la parte neurologica, neuronale. Ok, quindi mm, in eterico è come se io vedessi uno strato, no? Che rappresenta proprio tutta la rete di neuroni e nervi, ok? Che viene separata da momi. Mhm. Ok, quindi l'impulso nervoso non arriva più, là non arrivava proprio più. Adesso pian piano è come se si stesse ricostruendo, ma anche il fatto che prendeva i farmaci ci ha messo un po', quindi c'è proprio questo non, che l'impulso non arriva al momento giusto, no? Rallentato e un po' sconnesso, ecco. Monica. Allora, l'impianto sulla colonna vertebrale interferisce anche con la funzionalità corretta, dei reni e della vescica. Poi c'è da dire che lui si trova come in uno stato di paura e di sentirsi fuori controllo. Ok? Quindi lui ha proprio questa sensazione anche grazie alle varie entità eteriche e all'entità mentale incolumità, la sensazione di non avere lui il controllo di se stesso. E uno dei principali, no, elementi di non controllo è il non riuscire a controllare appunto la pipì, no?
Ecco, è proprio la rappresentazione fisica che lui sta sfuggendo dal controllo di se stesso ed è invece sotto il controllo di svariate entità e di tutta una tradizione e una cultura familiare e popolare. Bene, Elena, una vita precedente parallela, sappiamo che il tempo non esiste, le vite precedenti le possiamo considerare parallele, che l'anima di Mommy vuole porre alla nostra attenzione. Mi fa vedere che era direttore, presidente, non lo so, allenatore di questa squadra di piloti, tipo le prime gare automobilistiche della storia, non lo so, mi viene fine 800, però non te lo so dire se è veramente così, cioè se la data corrisponde, ma lui era molto entusiasta, era molto gli piaceva tantissimo fare questa cosa, infatti è arrivato ad alti livelli e aveva questa squadra di piloti, erano 3 o 4 piloti e li conduceva, li allenava e li guidava durante le gare e mi fa vedere proprio questa scena dove è durante una gara e sono in questa pista, in questo circuito e lui guarda i suoi piloti correre. Perché ce la mostra? La collega al fatto che Monica ha visto la sua volontà di andare veloce in macchina. In realtà è come se lui fosse sicuro di non farsi male perché è capace, come se come se la macchina fosse parte di lui, no? È una reminiscenza di quella vita lì. Come se la macchina fosse una sua protesi. Sì. Monica, può anche essere un'altra, Monica, ovviamente meglio se sia un'altra. Perché da che lui è lui che guida, mi fa vedere una vita in cui lui è guidato, perché mi ha proposto una vita in cui lui è un soldato mercenario in Ghana, dove fa una strage in un villaggio. Un'altra Monica. È tipo bambino, in una comunità con tante bambine anche, perché in questa vita vedo che il rapporto con le femmine è molto faticoso, con le sorelle, con la madre, è tutto molto faticoso. Invece in questa vita che mi propone è molto gioioso, molto anche spontaneo, mentre qua è tutto molto forzato fino ad ora. Monica, Elena. Mi fa vedere una scena dove penso il giorno di uno dei suoi compleanni in questa casa, penso in Inghilterra, e dove è una grossa casa, è una famiglia, sembrerebbe ricca, dove è lui con la sua mamma che sta aprendo un regalo e c'è proprio questa scena dove la mamma è inginocchiata con lui bimbo che apre il regalo e si vede proprio, è inverno e mi fa vedere questa scena qua. Quindi dove era invece, forse proprio, sì, anche qui, no? Il rapporto col femminile molto più amorevole, molto più spontaneo, senza tutto un retroscena di regole molto rigide, ecco. Monica, esiste? Sì, dimmi. Solo sua madre, quando tu hai chiesto se era qua oppure era là in Marocco, no? Cioè io la vedo qua, ma come se fosse là. Infatti è vero. E quindi è come se lui, cioè ce l'ha la mamma ovviamente, però allo stesso tempo è come se lei è più di là, anche energeticamente, oltre che tutti i valori che si porta, anche come sua presenza mentale è più là che qua. E quindi lui ha questo vuoto. Monica, fiamma. Fiamma. Esiste in questo momento? Non la vedo così chiaramente, ecco. Anima gemella.
Allora, vedo sì anime gemelle, però per ora tipo di terzo livello. Certamente lui ha da fare molta esperienza, e deve come bilanciare bene il maschile e il femminile. Potrebbe anche piacergli magari diverse tipologie di ragazze nel corso del tempo, è perciò che non riesco a vedere con chiarezza. Tipo, vedo che potrebbe piacergli, che ne so, una ragazza molto forte, anche per certi aspetti un po' mascolina. E poi Mhm. invece all'opposto una ragazza molto fragile, molto estremamente portatrice del valore femminile, ecco. Ehm, insomma, vedo una Quante, molteplicità. quante ne ha di anime gemelle, Momi? In giro? In questo istante, potenziali? In una zona, io vedo una zona abbastanza circoscritta, no? Diciamo così, la zona sud facciamo, no? Io Mhm. 5 ne vedo. Elena. Sì, diciamo sparse per il mondo potrebbero essere 37. Mm? Mhm. Lì proprio nella sua zona sì, io ne vedevo 3, però c'era proprio la zona circoscritta lì, più o meno Mhm. la stessa Mhm. regione o la regione vicina. È come se io vedo che lui si sblocca conoscendo questa ragazza che intimamente riesce a guidarlo a liberarsi dai suoi blocchi. Mm. Cioè, è come se riuscisse in eterico ad agire con una chiave e aprisse i suoi blocchi, no? E quindi lui riesce a trovare se stesso. Lei è forte in questo senso, nel senso che non vede l'ostacolo diciamo, del luogo da cui Momi arriva, no? Quindi lei si Mhm. sente molto neutra rispetto a questa cosa e riesce ehm, e, con questa ragazza Momi riesce ad aprirsi, a liberarsi da tutti i suoi blocchi, dalle sue Quindi, paure, dalla italiana. sua timidezza. Sì. Ok, cosa blocca l'incontro con questa anima gemella? Allora, è più una sua reticenza mentale, è più un suo giudizio personale che si dà. Eh, cioè si giudica troppo, si giudica non adeguato all'ambiente dove abita, ok? Come se sapendo che lui arriva dal Marocco non è adatto, ehm, non è proprio adatto per l'Italia, ma è un Mhm. suo giudizio, quindi è quel retaggio che arriva dalla sua parte familiare, questo fa sì che lui sia molto timido con le ragazze, ecco. Ehm, ma questa ragazza è come se riuscisse a bypassare questo suo blocco e lui si sentisse sereno di potersi aprire, ecco. Monica. Con tutto questo groviglio, no, di interferenze e di limitazioni, io vedo che a volte ha delle modalità o di totale timidezza o, non so come dirti, eccessivamente esuberanti, specialmente quando beve, quando vuole andare un po' sopra le righe. Mhm. Quindi anche in questo si tratta proprio di creare un giusto equilibrio. Quindi di essere sì socievole, ma non molesto. Ecco, no? Mhm. Mm. Forse questa è la parola chiave della sessione, equilibrio, Mm, che adesso non c'è. No, 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 no. in nessun ambito. Lo tirano di qua, lo tirano di là. Mm, È timido, ma poi si sballa, diciamo, mm, con la velocità o con l'alcol. mm, mm. Cosa vuole dire la parte eterica, lo spirito di Momi a Momi?
Calibra, calibra, calibra bene la tua corazza, la tua struttura, no? Cioè, come se fosse una scocca, ok, di una macchina che la deve far muovere in maniera morbida e delicata, no? E non bruscamente o a scatti, ecco. Monica? E allora mi fa proprio vedere come nel suo paese d'origine ci sia una netta distinzione, no? Tra i ruoli attribuiti alle donne e i ruoli attribuiti agli uomini. E quindi gli deriva anche da questo la difficoltà di far parlare, dialogare la PS e la PE, che sono poi alla fine l'energia maschile e l'energia femminile. Mhm. E mi ha fatto vedere come in effetti Elena l'ha vista chiamarsi Riccio, se non sbaglio, la PE, no? Mi fa Mhm. vedere che toglie gli aculei del riccio e rimane appunto più morbido. E per quanto riguarda il nome che ho visto io, Noce, che comunque sai, c'è la protezione dura tutto intorno, mi fa vedere che la apre e mi fa vedere appunto il frutto, Mhm. la noce, che comunque è molto più morbida ovviamente, no, dell'esterno. Quindi proprio questo entrare dentro per trovare un'armonia che adesso non c'è. Perché adesso ci sono proprio queste sbarre che ha visto all'inizio come cancello, ci sono queste separazioni, ci sono questo squarcio, no? Lui tirato da una parte e dall'altra, ma nel momento in cui entra in profondità dentro di sé, si crea armonia, si crea unione, equilibrio. Elena, cosa vuole dire la PS in questo momento di Momi a Momi? Ti ringrazio per aver accolto il mio stimolo a essere qua oggi. Questo ti sarà veramente molto utile. Monica. Oh, aspetta, perché mi parla di qualcosa che è relativo ai profumi, come se i profumi potessero in lui risvegliare la possibilità di integrazione, di equilibrio. Lasciati guidare anche dai profumi, al di là dei ragionamenti. Cosa vuole dire la PS alla PE e viceversa? Cosa si dicono le due, Monica? Se le, Facciamo met- diversi. se le mettiamo una di fronte all'altra proprio. Sì, vedo che una tende le mani all'altra ed è come se cercassero fortemente questa collaborazione che invece per tradizioni sue, d'origine c'è divisione, non c'è questa collaborazione, no? Tra il maschile e il femminile. E vedo invece che all'interno, di Momi c'è la volontà di collaborazione. Facciamo insieme. Se fossero persone, quindi la PS è una donna e la PE è un uomo, che fanno adesso? Si prendono per le mani? Sì, sì, per le mani quasi verso le braccia, diciamo, no? Per potersi anche sostenere, spostare anche a vicenda, e per poter stare più saldamente unite l'una all'altra, affinché nessuno li separi. Elena. Sì, vedo proprio come se fossero due umani, quindi una donna e un uomo, proprio come se uno cercasse di prendere la forma dell'altro, no? Quindi aderire alla forma dell'altro per potersi accogliere a vicenda, no? Quindi il momento più della PS o il momento più della PE e l'altra accoglie in maniera molto fluida e naturale e compatta il movimento di una o dell'altra. Mm. Bene, cosa facciamo? Dove andiamo? Cosa vuole fare Momi? Andiamo al cluster. Come ci va Monica? Allora, è indeciso se andarci in macchina,
però preferisce andare a piedi perché vedo che scende, apre lo sportello di questa macchina da corsa, che era probabilmente quella che ha visto Elena in questa vita parallela, scende e va a piedi, però bello spedito. E vedo che mentre va a piedi si lascia cadere questa sostanza che credo che faccia parte dell'iniezione che lui ancora, no? Sta facendo a seguito di questo problema che ha avuto, no? Di origine psicotropa. Va bene, va al cluster e lo vedo proprio costituito da una serie anche di oggetti rituali, perché mi fa vedere come delle ossa che servono tipo come delle bacchette in un certo senso, no? E poi mi fa vedere tipo un aspersorio. Un aspersorio questo. Sempre che diffonde questi profumi di incenso, cose del genere. Poi vedo tuniche bianche, delle croci strane, non lo so. E vedo un tappetino anche. Un tappetino, un tappeto. Un tappetino su cui si pregano. Sì, è stato fatto qualcosa a Mommy nel suo paese d'origine? Allora, come se quasi, no, si fosse un po' sfogato qualcuno della sua famiglia raccontando che questo ragazzo è difficile un po' da gestire, no? Non si capisce bene, no, dove voglia andare. E Quindi? E dall'altra parte gli sia stato risposto: non ti preoccupare, dai, ci pensiamo anche noi. È stato fatto qualcosa? È come una preghiera, ok? Come se lui è stato raccomandato a qualche figura sacra per loro, affinché si occupasse di questo ragazzo così scapestrato, così difficile, insomma, no, da inquadrare. Elena. Sì, diciamo è stata fatta questa preghiera, però vedo che è come se non avesse avuto effetto, nel senso che è come se la PS di Momi riuscisse a comunicare con Momi, con la mente di Momi, ok? E lui si accorgesse quando cioè, questa parte religiosa si avvicina troppo, no? E quindi scappa, quindi come se l'effetto non avesse avuto, cioè come se l'azione non avesse avuto effetto. Monica Cluster, cosa fa? Un pochino viene colto da un senso di colpa, perché gli sembra di rinnegare ciò che gli appartiene. Bene, quindi i contratti con cui è nato in questa vita, in cui ha questo legame di familiare con questa religione, e li lasciamo. No, lui non li vuole lasciare, però è come se avesse bisogno, non so come spiegarti, di un sostegno, di una spinta per poter far pulizia. Da parte di quale parte di se stesso? Entrambe, sai, sia l'anima che lo spirito ha bisogno di sia PS che PE. Chiamiamole. A sorreggerlo, una da un fianco e una dall'altro. Proprio così, esatto, lo sorreggono. Chi lo sorregge di più? In questo momento vedo la PE, che gli dà proprio questa forza, questa risolutezza. E la PS è come se lo invitasse a un momento di introspezione profonda, no? A comprendere che cosa lui veramente vuole, dove vuole veramente andare. Elena, che fa? Sì, diciamo che è come se facesse fatica e cioè che non avesse proprio più le forze, no? E con il loro sostegno invece riesce a portare tutto dentro al portale definitivo.
Lo fa? Sì, lo sta È facendo. sicuro? Sì, non è questione tanto di sicurezza, appunto, come diceva Monica, ma è più un senso di colpa derivante dal retaggio familiare, no? Che lo spossa proprio, spossatezza. Ma con il sostegno della PS e della PE l'energia arriva e riesce a farlo. Monica, come crea qua qualcosa di suo, la sua firma personale, energetica? Allora, questo ad eternum è come se derivasse dall'accelerazione. Cioè la forza, no, propulsiva dell'accelerazione è quella che riesce a far sì che generi questa ad eternum che sembra quasi una sgommata con la traccia del pneumatico, Mhm. chiaramente in versione decisamente più energetica, ecco. Mm. Elena, Avatar, come lo vedi? Mm. Allora, si presenta come un sacerdote vestito nero, quindi molto serio e giudicante. Diciamo, è l'ultimo tentativo di di far avere a Momi un ripensamento. Mm? E ce l'ha il ripensamento? No, perché proprio anzi ha la repulsione per questa imposizione severa, no? Quindi anzi reagisce allontanandosi. ehm, e poi come in automatico chiede il supporto di PSPE, quindi le vedo avvicinarsi. Ok, si centra, apre il portale definitivo e sta buttando tutto dentro. Monica. Mhm. Sì, non so, forse era già andato, l'ha fatto effettivamente, ha già creato anche l'ad eternum, perché è come se avesse la fretta, proprio questa volontà di accelerare le cose ed andare già al suo futuro, perché è come se lui volesse lasciarsi alle spalle tutto questo disagio, tutti questi sensi di colpa, tutto questo essere tirato da una parte, dall'altra, no? Volesse guardare avanti, ecco, mi stava già portando a un luogo suo in cui lui possa realizzare se stesso. Dove? Eh, mh, Come se si impegnasse lavorando sodo per poter uscire di casa. Elena. Sì, infatti questa immagine che ha descritto adesso Monica, io la vedevo, era come se all'inizio lui sapesse già che facendo il lavoro oggi l'obiettivo era quello, no? Liberarsi per poter fare quell'obiettivo lì. Lo vedo, quando lui ha detto forse vado in Germania, ok? Mhm. È proprio il fatto di dare il proprio lontano e staccarsi, quindi avere gli strumenti e la forza d'animo, no? Per andare da solo lontano e liberarsi di tutto questo fardello familiare, ecco. Cosa mette qui all'avatar, quindi un ad eternum anche qua? Sì, è come se fossero dei fuochi d'artificio bassi, perché è come proprio ehm, dei, delle strisce luminose, energetiche molto alte, che vibrano molto alto, no? E quindi come dei fuochi d'artificio di energia. Sì, è come se dicesse mi aiutano a vedere con più chiarezza la strada da percorrere. Effettivamente questa strada è lontana da Va casa bene. attuale. Questa volta prima Monica, poi Elena. Nuova vibrazione.
185. Sì, 213. Nuova consapevolezza. 168. Sì, 158. Anima. 53. 55. Vite precedenti. 1615. 1623. Cervello. Quello che Elena ha visto all'inizio, penso 9.8. Sì. 9.6 è aumentato un po'. Sì, Bene. 9.8. Fisso, non più variabile. Sì. No. E suscettibilità ipnotica. Mi viene 56. Semplicemente per un fatto, potrebbe essere più alta, ma è dovuto ancora a questo farmaco che prende. Era quella la differenza anche prima. Potenzialmente sul 60 era al 30 per quello. Adesso con il farmaco è più di 50, quindi ci stiamo. Senza potrebbe essere 75. Bene. Monica, crisi nera esiste ancora? No. C'è un nuovo progetto personale suo? Viene luce. Luce. A me veniva fuochi d'artificio. Quindi. Elena, ci sono l'anziano Moach, il leone, la formica, l'anfibio, i siriani, eventuali EDL, l'entità mentale suicidio, incolumità e rigore. No, non c'è più nulla. Fermi Monica? Ti confermo. E impianti? No. Tolti. La cordicella con le varie entità mentali collettive? No. Da lui no, sono sganciate. Monica? Su questa cosa deve lavorare costantemente. Su questa Però connessione? attualmente sì, però adesso è sganciato ed è pulito. Bene. Adesso è così, quali sono le condizioni, quali sono le azioni che possono mantenere questa condizione e al limite anche migliorarla nei vari valori? Restare lì dov'è? Andare via. No, proprio sì, cercarsi la sua indipendenza. Germania, Italia, Francia, Svezia, non so. Marocco. Allora, una certa Marocco no, una certa lontananza da casa sì, nel senso che poi possa proprio la sera andare in un luogo diverso, ok? Quindi non rientrare a casa e star via tutto il giorno, ma proprio spostarsi fisicamente, in modo anche proprio da, come raggio energetico, non essere intaccato, diciamo. No, infatti sì. Alcol sì, alcol no. Alcol no. Allora, perché va all'estremo, esatto. Ridimensionato. Perché va all'estremo, cioè se lo utilizza all'estremo no, allora no. Ecco. Però per esempio mi fa vedere che come convivialità un bicchiere ci può stare. Infatti si vede la stessa cosa. E lo assorbe bene, non ci sono problemi, ma lì deve stare attento a porsi un limite. Nelle anime gemelle che abbiamo visto intorno a lui nella zona in cui abita, le anime gemelle le abbiamo semplificate da 1 a 5, no? 1 bassa, 5 alta. Sono rispetto a eventuali anime gemelle all'estero, dove lui può stare lontano, sono uguali di qualità? Secondo me all'estero più verso il 4 e il 5, mentre qua io lo vedo più verso il 3. Sì, sono d'accordo. Verso il 3, 2, hai detto? No. Sì, così, livello 2 o 3 qui
in Italia al sud. Se invece andiamo più in alto, più al nord e verso l'estero, anche livello 4 e 5 invece. Va bene, messaggio di Momi esclusivamente a se stesso. Non c'è nessuno nel cinema. Francamente l'amico e il capocantiere non sono così importanti. Messaggio esclusivamente di Momi a se stesso. Tu sei perfetto così come sei. Vai verso la tua strada, verso la tua indipendenza. Hai tutti gli strumenti per farlo. Monica. Lo vedo molto forte anche fisicamente, con una posizione bella eretta, uno sguardo fiero. So qual è la mia strada, la percorro. Va bene. E mi fa vedere questa strada nella luce. Come lo vedete? Ancora tirato a destra a sinistra, da un lato o dall'altro? No, io lo vedo al di sopra di tutto. Solo con nuove alleanze. Nuovi amici? E nuove possibilità proprio. Sì. Riprendere a vedere le nostre sessioni, sì o no? E potrebbe aiutarlo a rimanere centrato sul suo percorso in questo momento. Potrebbe ricordargli, diciamo, la giornata di oggi, ecco. Di recente un amico che ha fatto una sessione 2 anni fa mi ha ringraziato, magari lascerà anche una testimonianza, ha detto che è cambiato molto e la sessione ha innescato i cambiamenti, ha iniziato a vedere le cose diversamente, a non sentire più questi blocchi verso, direbbe il suo benessere, no? Ma in 2 anni ha visto tutte le sessioni e ha detto le sessioni hanno aumentato mattoncino dopo mattoncino il mio percorso, l'hanno sostenuto, in ogni sessione c'è una parte di me e grazie a ogni sessione ho lavorato su un piccolo aspetto di me. Quindi se vuoi, Momi, riprendi a vederle e riprendi a imparare, diciamo, da queste storie o da quelle che ti interessano di più. Leggetele le sinossi, dice, sono delle indicazioni. Va bene, abbiamo finito. Battuta finale in una parola, Elena? Sfera viola. Monica? Sono grande. Disconnettetevi da tutto e tutti e torniamo.